Cosa c'entra un piccolo forte costruito nel 1860 alla periferia dell'impero austro-ungarico con la storia dell'Europa, dei suoi simboli e delle sue istituzioni? Lo scopriamo insieme a Luca, che da Forte Cadine ci riporta a prima della Grande Guerra, e con Denis, che ci spiega l'ABC per essere cittadini e cittadine d'Europa. Nell'Ottocento e fino alla fine della Prima Guerra Mondiale, questo territorio fa parte di una provincia dell'impero, la provincia del Tirolo, con capoluogo Innsbruck. Facciamo però un passo indietro di alcuni secoli. Il Tirolo era una contea nata nel Medioevo che prendeva il nome dalla famiglia Tirolo, originaria dei dintorni di Merano, che aveva espanso il suo potere a discapito dei due principati vescovili di Trento e Bressanone. Il Tirolo è da sempre un territorio di collegamento, un ponte tra il nord e il sud dell'Europa, come testimonia ancora l'antica via romana Claudia Augusta che collega la Germania al nord Italia. I vasti possedimenti della contea tirolese passano nel 1363 alla famiglia dei duchi d'Austria di Asburgo, che diventano così conti del Tirolo. Oltre a questo, acquisiscono dai Tirolo anche il titolo di avvocati dei principi vescovi di Trento e Bressanone, imponendo a questi il loro controllo. Dopo il periodo napoleonico e la fine del Sacro Romano Impero Germanico, viene creata la provincia del Tirolo nel nuovo impero austriaco, che comprende la contea del Tirolo e i principati vescovili di Trento e Bressanone. Nella nuova provincia convivono lingue diverse. Dalla seconda metà dell'Ottocento, le differenze e gli scontri tra la componente tedesca e quella italiana si fanno sempre più forti. Il termine trentino entra in uso proprio in questo periodo di cambiamenti sociali e scontri nazionali all'interno del grande impero asburgico. Quando finisce la Prima Guerra Mondiale, il Tirolo viene diviso. Il territorio a sud del Passo del Brennero entra a far parte del Regno d'Italia. Forse avete sentito parlare di Tirolo storico. L'espressione fa riferimento a questo territorio in passato governato dagli Asburgo e oggi composto dal Tirolo austriaco, formato dal Nord Tirol e dall'Osttirol, e le due province autonome italiane, l'Alto Adige Südtirol e il Trentino. 1919. Gli ex territori tirolesi a sud del Brennero diventano la Venezia tridentina, che dal 1927 farà capo a due province, Trento e Bolzano. 1946. Al termine della Seconda Guerra Mondiale, Austria e Italia si propongono di risolvere la contesa per l'Alto Adige con l'autogoverno, la cooperazione e la reciproca tutela. 1958. Le municipalità al di là e al di qua della striscia che separa Germania e Olanda si organizzano nella prima Euroregione. L'iniziativa diventa il modello dei successivi progetti di cooperazione transfrontaliera. Alcide De Gasperi, Robert Schuman, Konrad Adenauer. Cosa hanno in comune i padri fondatori dell'Europa? Tutti e tre sono uomini di confine. Schuman è francese, ma è originario del Lussemburgo. Adenauer è nato sul Reno, nei territori contesi tra Francia e Germania. De Gasperi infine è tirolese, ma nel 1945 lo troviamo come primo presidente del Consiglio della Repubblica Italiana. E se pensate che il confine sia solo una semplice linea, provate a chiederlo a loro. Quante volte in passato il confine si è abbattuto su un territorio come una violenza? Quante volte la spartizione di terre ha generato conflitti? Gli Stati europei per secoli si sono contesi piccole fette di confine per quello o quell'altro interesse, una risorsa naturale, una comunità etnica o anche solo per una questione di prestigio. E oggi torniamo all'Europa. L'integrazione europea ha tentato di trasformare la conflittualità di confine, e che di solito riguardava gli Stati nazionali, in una forza positiva, dove i protagonisti sono i legami di territorio. È possibile che due territori, regioni, province, comuni,
posti al di là e al di qua del confine non solo convivano in pace, ma instaurino anche un rapporto virtuoso? Sì, si può, grazie alla cooperazione transfrontaliera. Il concetto chiave di cui vi voglio parlare sono le euroregioni. La prima euroregione è stata organizzata sul confine tra Olanda e Germania. Immaginatevi una regione allargata che se ne infischia delle linee di confine e abbraccia territori di stati diversi. Dopo vari modelli, nel 2006 le euroregioni si sono evolute nei gruppi europei di cooperazione territoriale e beccatevi sta sigla, i GECT, tipo un'euroregione, ma alla massima potenza. Proviamo a vederne assieme qualcuna. Vi faccio un esempio. Per esempio c'è l'eurodistretto della Sarmoiselle sul confine franco-tedesco, che coinvolge circa 800.000 persone. Ricordate la rivalità tra Francia e Germania? Pensate, chi abita qui negli ultimi 2 secoli ha cambiato nazionalità per 8 volte. Nei GECT i territori coinvolti hanno potere decisionale autonomo, cioè si muovono da soli senza per forza dover passare dallo Stato centrale. L'importante è che questi territori guardino oltre i propri confini e là trovino un elemento di forte condivisione sul quale poter instaurare una cooperazione. E gli elementi di condivisione possono essere tanti, come la tutela di un bene paesaggistico, oppure anche una pratica. Pensate, Sardegna e Corsica tutelano assieme il Parco Marino Internazionale delle Bocche di Bonifacio. Dietamed, invece, è l'euroregione della dieta mediterranea, che coinvolge la municipalità di Coroni, in Grecia, e il piccolo paese di Pollica, in Campania. Il suo principale promotore è stato il sindaco ambientalista Angelo Vassallo, ucciso dalla malavita locale nel 2010. Queste regioni europee oggi sono decine. Ne conoscete altre per caso? Guardate questa che c'è familiare. Lo vedete il Tirolo storico che ci ha appena descritto Luca a inizio puntata? Dal 2007 esiste anche Euregio Tirolo. È formato dall'Antirol, in Austria, assieme alle province autonome di Bolzano e di Trento, in Italia. Pensate, poco più di 100 anni fa in quest'area la linea di confine ha spezzato un legame secolare che teneva assieme le comunità di un territorio che era multietnico e mistilingue. Ma che cosa fa nel concreto questo Euregio? In una parola, progetta. I settori nei quali le 3 province hanno deciso di concentrare i propri sforzi sono settori strategici. L'energia, l'innovazione, la sanità, la cultura, l'ambiente di montagna, per esempio. E le iniziative sono tantissime, credetemi, dal turismo alle campagne di sensibilizzazione, come per esempio quella contro il femminicidio del 2016, fino alle iniziative culturali, il recupero della lingua, per esempio. Ma il perno dell'Euregio è la gioventù. Per i giovani ci sono momenti formativi come le Summer School, c'è anche l'Euregio Youth Festival, dove i giovani si confrontano su temi come business, innovazione, sostenibilità, in una parola, sul futuro. Ma ci sono anche momenti più leggeri, Io, per esempio, all'università ho partecipato con la mia band all'Upload Sound, un contest per band emergenti che ci ha portato a suonare nelle 3 province. Un'esperienza top. Le note, d'altra parte, si sa, non conoscono confini. Dobbiamo fare un lungo salto indietro nel tempo per conoscere l'inizio della storia del Palazzo Imperiale di Vienna. La sua costruzione comincia infatti nel 1240 e accompagna la storia di una famiglia, gli Asburgo, che per 700 anni ha tenuto le redini di un impero multietnico e multireligioso. Un territorio vasto che comprende le attuali Austria, Ungheria, Repubblica Ceca, Polonia e Slovenia. Oggi, se andate a Vienna, è praticamente impossibile non vederlo, e non solo perché qui c'è il museo di Sissi. Nel corso dei secoli questo palazzo si è sviluppato fino a diventare uno dei più grandi complessi residenziali al mondo e uno dei più importanti centri della storia europea.